Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche evolutive del karma del prossimo trimestre. E abbiamo la carta del mago, amici dell'Aquario. È una bella carta, una carta di nuovo inizio, una carta di azione, è una carta anche di manifestazione e parla anche della legge di attrazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. Comunque voi aprite la tendina, io lì inserisco tutti i link con le novità, poi eventualmente se volete delle informazioni vi basta scrivere una mail. Opla. Bene. Cavaliere di bastoni, asso di coppe. Io sto registrando la lettura a fine settembre, ragazzi, quindi può essere che faccia riferimenti alla fine dell'anno, però tenete presente che ha una validità di 3 mesi da quando viene ascoltata. Questo scusate, mi sono dimenticata di dirlo prima. Abbiamo un cavaliere di pentacoli, un 3 di denari, la regina di bastoni, fante di spade. Ci sono un sacco di figure, ragazzi, e 6 di spade. Dunque, partiamo da questo cavaliere di bastoni. Ehm, Credo che questo cavaliere di bastoni faccia riferimento a un qualche tipo di situazione che state cavalcando, mi viene da dire. Mm, Non ho per adesso particolari riferimenti al se sia più un qualche tipo di situazione magari a livello pratico, ma secondo me potrebbe, piuttosto che a livello relazionale. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni, 8 di spade. Scusate, voglio togliermi lo sfizio di vedere cos'era un cavaliere di coppe. E re di spade. Credo che qui si stia andando avanti in qualche cosa, in una situazione, in una relazione, senza vederci chiaro, senza sapere bene, ehm, perché l'otto di spade è una carta di autosabotaggio e quindi io qui ho come la sensazione che
stiate percorrendo un certo tipo di strada, anche con un certo tipo di rigidità, del tipo no, ce la devo fare, però senza in realtà sapere bene se ce la farete o no. Cioè, nel senso, è come se fosse più anche un atto di determinazione, un programmo tutto perché ho paura di non farcela, però è un po' l'avventatezza di questo cavaliere di bastoni che secondo me, perché è una carta molto veloce a livello di tempistiche, e qui vedendo che poi c'è anche un cavaliere di pentacoli, ho come la sensazione che il messaggio sia rallentate un attimo. Non so se questo mago ci sia già stato o faccia più riferimento al prossimo trimestre. Adesso cercherò di capirlo, però qui è un qualche cosa che o inizia o è già iniziato, ma secondo me è già iniziato. Come un qualche tipo di viaggio, un qualche tipo di avventura, di esperienza, di progetto, di relazione. È come se avessi iniziato qualche cosa. Andiamo a vedere l'asso. 5 di bastoni e re di coppe. Voglio andare a vedere anche il cavaliere. Regina di denari. 9 di pentacoli e 2 di bastoni. Dunque, quello che mi sta arrivando è che qui ci sia qualcuno che ha non lo so se lo avete già iniziato o no questo progetto, sta di fatto che sento che avete bisogno come di imparare a fidarvi di più di voi stessi, delle vostre capacità. Qui ci potrebbe essere che qualcuno, nella condizione in cui è, non sia florida, la condizione, e mi riferisco a quella abitativa, cioè economico-familiare, diciamo così, abitativa, piuttosto che lavorativa, economico-lavorativa. C'è un qualche tema, secondo me, anche con il denaro che andrete un po' a, diciamo, osservare, secondo me. Però al di là di questo che è un piccolo dettaglio e non toccherà tutti, ho proprio la sensazione che si tratti di fidarvi di voi stessi, delle vostre capacità, del fatto che i problemi si affrontano uno alla volta e solo quando ci sono, perché il preoccuparsi vuol dire proprio occuparsi prima del tempo, prima che ci sia il problema, e il 94% delle cose di cui ci preoccupiamo di solito non succede. Quindi è inutile viaggiare ehm, con questa attitudine un po' pessimista, un po' negativa. Poi tenete presente, ragazzi, che l'universo ci manda quello di cui noi abbiamo bisogno nel momento giusto, cioè quando siamo pronti a riceverlo. Quindi arriva come questo tipo di nuovo inizio, e secondo me qui un po' il punto è diventare consapevoli di se stessi a 360 gradi, ovvero sento come se ci fosse la necessità di diventare più autosufficienti, magari per qualcuno il 9 di Pentacoli rappresenta proprio la posizione autonoma, l'apertura della partita IVA, però di diventare più autosufficienti può essere da un punto di vista caratteriale, da un punto di vista monetario, da un punto di vista lavorativo appunto con la partita IVA. Stavo guardando se potrebbe anche essere da un punto di vista romantico, ma sinceramente lo sento poco. Andiamo a vedere il 3 di Pentacoli. Abbiamo il mondo. Io credo che pensiate di non farcela a fare tutto,
tutto quello che volete fare, tutti i progetti che avete in testa, o se per caso avete questa intenzione di aprire la partita IVA, qualcuno potrebbe avere paura di non riuscire a pagare le tasse, per esempio, di non farcela economicamente pagando le tasse o cose di questo genere, e magari si sceglie di più la vita da dipendente. Però sento che è solo, primo, un modo vostro di vedere la vita, la cosa, il progetto in modo un po' troppo pessimista, un po' troppo negativo, perché un discorso è essere realisti e un discorso è essere pessimisti. Cioè, quando vedete tutto nero è perché siete pessimisti. Quando c'è, fate tipo l'avvocato del diavolo e mettete in evidenza un punto negativo, è utile mettere in evidenza anche un punto positivo, no? Un po' controbilanciare, secondo me. Però qui sì, è come se non pensaste di essere in grado di gestire tutto da soli, in modo indipendente. Però guardate, io vi dico che è solo un vostro modo di pensare. Nel senso che qui sento come se dopo aver fatto questo passo, questo movimento, questo atto di indipendenza, ehm, effettivamente ragazzi riusciste primo a trovare un vostro equilibrio. Secondo, è come se vi si aprissero delle opportunità per il futuro. Perché chiaramente quando uno, diciamo, sa che posizione prendere, sa anche poi come muoversi in base a quello che vuole. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Sette di coppe. Qui il sette di coppe mi richiama un po' queste possibilità di cui parlavo prima. Sette di pentacoli e nuovamente un asso di coppe. Guardate ragazzi, qui opportunità se ne apriranno molte. Qualcuna potrebbe essere, secondo me, anche, diciamo, tipo un frutto, un risultato, una qualche evoluzione di un progetto trascorso, di un vecchio progetto. È come un po' rimescolare le carte. Vi dico, per qualcuno potrebbe arrivare una proposta di collaborazione e quella sarà un po' la vostra prova del 9, tipo la sfida che vi manda l'universo. È come se avessi bisogno di diventare più indipendenti, più autonomi a livello di gestione, sia dell'economia, ma anche di tutte le altre cose inerenti alla situazione, la relazione, la casa, quello che è la vostra situazione. Più responsabilità, cioè è come se aveste questa necessità di diventare più responsabili per la vostra indipendenza globale, quindi sia un'indipendenza emotiva, un'indipendenza economica, un'indipendenza materiale, mentale, cioè che pensiate con la vostra testa. Andiamo a vedere il fante di spade. 10 di spade e 4 di spade. Voglio andare a vedere anche 6 di spade.
carro, sì, mi richiama molto questo 8 di spade iniziale. Qui il messaggio è un po' come se, guardate, forza, il messaggio è un po' come se fosse allontanatevi da certi pensieri, da certi modi di pensare, da certi modus operandi, dal sentirsi triste, dal lamentarsi sempre. È la modalità vittima, io la chiamo così, no? Con l'otto di spade. È qualcuno che magari si sente isolato, che è in fase depressiva. È una carta di energia molto bassa, comunque. Però ho l'idea, perché anche stare in questo stato denutre. Chi si lamenta continuamente, comunque emana, toglie energia da dentro di sé e le emana fuori, no? Ecco, quindi la sensazione qua è di lasciare un po' andare questi pensieri limitanti, questi modi di pensare obsoleti che non fanno più parte di voi, anche perché voi non siete più la persona che era, ipotesi, un anno fa. Io sono straconvinta che qualsiasi sia lo scatto di indipendenza che andrete a fare nel prossimo trimestre, quindi che sia da un punto di vista emotivo, piuttosto che lavorativo, piuttosto che economico, quello che è, ehm, non potrà che essere un successo, ragazzi. Questo ve lo dico perché sento che inizierà come... Avete il mago, è come se fosse una nuova vita, la sento proprio così. Si parte con una certa dinamica, ma poi a un certo punto è come se si rallentasse. Tenete presente che qua avete sia il re di spade che il re di coppe. Non vi nego che potrebbe esserci un personaggio che effettivamente potrebbe rincuorarvi, darvi quella spinta morale in più, quell'appoggio che vi serve per appunto diventare indipendenti, per guardare al futuro con maggior successo. Vi dico, io sento questo nuovo inizio, avete due volte l'asso di coppe. L'asso di coppe normalmente è collegato o a qualche idea geniale che arriva, come qualche canalizzazione, qualche genialata, qualche ideona. Più che altro sono le canalizzazioni. Se fosse un asso di spade sarebbe... vabbè, ma anche con... mi vale. Idea. Potrebbe essere un inizio di una relazione o un inizio, diciamo sì, di un nuovo amore. Tenete presente che con il mondo due volte l'asso di coppe e il 9 di pentacoli potrebbe esserci qualche gravidanza e quindi magari qualche desiderio di cambiare vita in questo senso. Qualche gravidanza in vista, volevo dire. E potrebbe anche essere come una nuova identità lavorativa, ecco come la definirei. Come se questo trimestre vi servisse per capire chi volete diventare, cosa volete che, che arrivi al pubblico, che arrivi ai vostri clienti o che arrivi comunque al mondo esterno se per caso siete dipendenti e non avete clienti diretti. Ok? Qui abbiamo un carro e una forza al contrario e sono carte di apertura verso il nuovo, sono carte che invitano al dare una nuova direzione al modo di pensare. mm? Quindi ho fatto un video, credo che ci sia una playlist che si chiama Mix spirituale, miscellanea, non mi ricordo. Comunque c'è un video dove spiego proprio come controbilanciare i pensieri negativi con quelli positivi. Quindi se vi interessa come fare per, diciamo, allontanare questo 8 di spade, potete trovare ispirazione in quel video. Va bene, andiamo a vedere un koan. Sì, l'evoluzione è proprio questa maggior indipendenza lavorativa piuttosto che economica, piuttosto che personale, cioè a livello di carattere, a livello di io come mi sento completa o completo, come voglio, cosa voglio che arrivi agli altri. Va bene, andiamo a vedere un koan. Fai quello che vuoi e non perché devi. Mm. Quando facciamo qualche cosa perché ci sentiamo in dovere, adesso io qui vi parlo nei confronti degli altri,
c'è sempre un risvolto della medaglia, cioè chiedetevi: "Perché lo sto facendo? Perché mi sento in dovere perché di soddisfare le aspettative degli altri, piuttosto che di compiere a magari una promessa che avete fatto." Cioè, chiedetevi qual è il motivo del senso del dovere che state vivendo. Ed è interessante perché certe volte vi rendete conto che si fa quello che si deve fare solo per soddisfare le aspettative degli altri o per non deludere gli altri. E quindi qui è un po' come se vi dicessero: se devi fare qualcosa, fallo con amore, ok? Perché se lo fai da un bisogno, mm, c'è come poi un senso, come vi spiego, di gancio, sono obbligato, cioè mi sento perché aspetto che qualcun altro colmi il bisogno. Oppure, in questo caso, l'aspettativa potrebbe essere dell'altro, quindi sta a me colmare l'aspettativa o il bisogno dell'altra persona. È interessante, meditateci. Bene, andiamo a vedere ancora un oracolo per l'amor proprio. Questi sono come dei mantra da recitare per rinforzare l'amor proprio. Carta numero 5 e parla comunque di equilibrio. Ed è un po' come se dicesse percorro le scale dell'equilibrio in mio favore. Scale non è scala, aspettate che lo cerco. Ok, la traduzione letterale è faccio pendere la bilancia dell'equilibrio in mio favore. Quindi non ha molto senso in realtà in italiano, per cui potrebbe essere percorro la via, gli scalini, gli step, quello che vi pare, dell'equilibrio in mio favore. Sapete che la bilancia ha come si dice, l'ago, e fa riferimento a quello qui. Va bene, create un vostro mantra che vi piaccia, che abbia più o meno lo stesso significato, perché non è detto che debba essere letterale. Ragazzi, io spero che la lettura vi sia stata utile, spero di avervi dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete contattarmi via mail. Oppure, se volete andare a vostro ritmo, vi invito ad abbonarvi al canale. I titoli dei video sono visibili, quindi potete capire di che temi vado via via trattando, ma per farla breve è un mix di metafisica, metamedicina, tutto quello che io ho studiato in questi anni per evolvere io stessa. Io semplicemente ho preso tutto e ho come dato un ordine per aiutarvi ad accelerare il vostro percorso di crescita, mettiamola così. Ci sono anche temi di esoterismo, c'è un po' di tutto, insomma. Va bene, date un'occhiata ai titoli. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!